Benvenute anche oggi per un nuovissimo tutorial. Oggi realizziamo insieme questo top con il bellissimo cotone Charm della Filati 3 Sfere. Per il top, misura 42-44, ci occorreranno 150 g di cotone Charm nel colore che preferiamo e uncinetto numero 3. Allora, io ho fatto un piccolo disegnino per farvi rendere conto della misura. Allora, io vado a realizzare nel tutorial 25 catenelle che sono questa larghezza qui, 11 centimetri che sono 18 catenelle qui e di nuovo vado a mettere 25 catenelle che sono 15 centimetri. Praticamente la differenza per altre misure sarà solo in questa parte qui, vedete, quindi nella parte iniziale. Io qui metto 25 catenelle più una, ovviamente più una che è l'aumento, ok? Ora queste 25 catenelle nel mio caso sono 15 centimetri. Questi 5 centimetri io li vado a prendere da sotto metà, ovviamente da metà della nostra ascella fino a dove va praticamente la bretellina più o meno, quindi voi con 1 metro dovete andare a prendere questa misura. Le restanti misure, cioè 18 catenelle che sono 11 centimetri e 18 catenelle di qua che sono sempre 11 centimetri più la diminuzione che abbiamo qua, questo resterà uguale per tutte le misure, parlando di adulti ovviamente, ok? Parlando di persone normopeso più o meno, quindi per misure poi insomma che hanno una corporatura un po' più diversa e più abbondante, lì vi dovete rendere conto voi, però in genere questa è la misura generale, quindi cambierà solo ed unicamente la misura che va dall'ascella all'altezza della bretellina. Ok, quindi se io ho messo 25 catenelle ma voi misurate, sarebbero 15 centimetri, avete bisogno di 20 centimetri, probabilmente avete bisogno di 30, 32, 33 catenelle, quindi mettete 32, 33 catenelle più una. Bisogna mettere sempre una, ok? Quindi non vi dimenticate sempre questo più uno che è il nostro aumento. Il resto proseguirà uguale, 18 e 18, quindi le diminuzioni saranno tutte uguali, quindi il procedimento è sempre uguale. Solo le catenelle iniziali, vedete, e le catenelle finali dovranno essere uguali, ovviamente. Le prime, vedete, 25, le ultime 25 io le lavoro alla stessa maniera. Più o meno è giusto un modo per farvi capire le misure. Anche se con il cotone ovviamente il toppino slabbra sempre un po', però è più o meno insomma un'indicazione. Ok, questa è la mia indicazione, adesso possiamo passare al tutorial. Allora iniziamo il nostro tutorial con uncinetto numero 3 e 90 catenelle più una catenella per girare. In centimetri, per quanto riguarda il mio filato, sono 50 centimetri. Adesso vedete la prima riga, io mi trovo così, entro semplicemente, vedete, in ogni catenella e realizzo delle maglie basse, quindi la prima riga sarà lavorata tutta a maglia bassa, quindi una maglia bassa in ogni catenella, in questa maniera qui. Quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella e avremo un totale di 90 maglie basse, quindi andate a proseguire fino alla fine. Completata la nostra riga, vedete in questa maniera qui, adesso iniziamo la lavorazione a maglia alta. Io inizio con 2 catenelle, non ne faccio 3 perché così nei lati la lavorazione è più sostenuta. Filo sull'uncinetto, salto ovviamente questo punto ed entro nel prossimo e lavorerò un totale di 25 maglie alte, ovviamente 25 maglie alte per la mia taglia. Voi ovviamente seguite, se lavorate una taglia più piccola o più grande dovete mettere delle maglie diverse. Quindi adesso io lavoro un totale di 25 maglie alte. Andate a proseguire. Lavorate, vedete, le nostre 25 maglie alte, filo sull'uncinetto e saltiamo 2 maglie di base, quindi una e 2 le saltiamo
e lavoriamo la nostra maglia alta nella terza e lavoriamo un totale di 18 maglie alte. Quindi andiamo a proseguire in ogni punto, vedete, sottostante, lavorando un totale di 18 maglie alte. Quindi proseguite fino ad arrivare a 18 maglie alte. A questo punto, una volta che abbiamo lavorato le nostre 18 maglie alte, lavoriamo 2 catenelle in questa maniera qui, vedete? E lavoriamo altre 18 maglie alte, non saltiamo nessun punto, subito vedete nella maglia sottostante lavoriamo semplicemente in questa maniera qui, vedete? Lavoriamo altre 18 maglie alte, quindi in ogni punto entriamo, vedete, e lavoriamo una maglia bassa, una maglia alta, scusate, fino ad arrivare a 18. Una volta che abbiamo lavorato, vedete, le 18 maglie alte, adesso di nuovo andiamo a diminuire, quindi filo sull'uncinetto, saltiamo i 2 punti di base ed entriamo nel terzo e lavoriamo la prima maglia alta. Adesso completiamo, vedete, la lavorazione con le restanti 25 maglie alte, quindi arriviamo fino alla fine e avremo un totale di 25 maglie alte. Una volta vedete che io ho completato la lavorazione, quindi la seconda riga, questo sarà il risultato. Adesso lavoriamo sempre le 2 catenelle in questa maniera qui, giro il lavoro e vado a lavorare una maglia alta, quindi qui ho, vedete, le 2 catenelle che sono la prima maglia alta, entro, vedete, in ogni maglia alta sottostante e lavoro una maglia alta, quindi una maglia alta su ogni maglia alta. E lavoriamo le nostre maglie alte su ogni maglia alta fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo la prima diminuzione, quindi lavorate delle maglie alte fino ad arrivare al primo spazio. Quando ho completato, vedete, le mie maglie alte, in ogni maglia alta sottostante, arrivo dove ho la diminuzione, vedete, le 2 maglie alte centrali, filo sull'uncinetto, salto queste 2 maglie alte centrali e in quella dopo inizio la lavorazione delle maglie alte. Quindi rifaccio la diminuzione. In questa maniera, questa parte, vedete, verso l'esterno e l'altra parte avranno man mano sempre una maglia in meno, ok? Quindi adesso andiamo in ogni maglia alta sottostante e lavoreremo una maglia alta fino ad arrivare dove abbiamo il nostro aumento, quindi le 2 catenelle, quindi lavorate fino ad arrivare a quel punto. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo le 2 catenelle, dobbiamo lavorare tutte le maglie alte, quindi anche l'ultima, vedete, in questa maniera qui. Adesso all'interno di questo spazio, filo sull'uncinetto, lavoriamo una maglia alta e 2 catenelle, quindi 1 e 2, e filo sull'uncinetto, sempre all'interno lavoriamo un'altra maglia alta. Adesso vedete dove abbiamo la prima maglia alta, di nuovo entriamo all'interno e lavoriamo una maglia alta. Quindi anche qui abbiamo fatto, vedete, un aumento, mentre qui diminuiamo, qui aumentiamo e qui diminuiamo di nuovo. Quindi adesso non facciamo altro che continuare lavorando una maglia alta su ogni maglia alta fino ad arrivare all'altra diminuzione. Arrivati, vedete, all'altra diminuzione, anche qui noi abbiamo le 2 maglie alte dove abbiamo saltato i 2 punti e saltiamo proprio queste 2 maglie, le saltiamo ed entriamo nella terza e lavoriamo la prima maglia alta in questa maniera qui, ed ecco qua. Adesso filo sull'uncinetto ed entriamo in ogni maglia alta,
quindi un punto, una maglia alta su ogni maglia alta fino alla fine della riga. Adesso vedete, arrivo nell'ultima maglia alta composta da 2 catenelle, entro sulla seconda catenella e lavoro la mia ultima maglia alta. Come vedete, lavorando 2 maglie alte invece di 3 quando ci solleviamo, il lavoro viene ben disteso. Adesso andiamo a proseguire lavorando sempre 2 catenelle, giro il mio lavoro e lavorerò delle maglie alte fino ad arrivare alla diminuzione. Dove abbiamo la diminuzione salteremo sempre le 2 maglie centrali. Poi andiamo a proseguire tutte maglie alte. Dove abbiamo, vedete, le 2 catenelle, lavoreremo l'ultima maglia alta sull'ultima maglia alta. All'interno del nostro aumento lavoreremo sempre una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Proseguiamo a maglia alta e di nuovo dove abbiamo l'aumento salteremo sempre queste 2 maglie centrali e proseguiamo a maglia alta fino alla fine. Adesso io vado a lavorare altre 2 righe in questa maniera qui, quindi andate a proseguire un'altra riga, giriamo il lavoro e un'altra riga per un totale di 4 righe a maglia alta. Una volta che abbiamo lavorato, vedete, le 4 righe a maglia alta, questo sarà il risultato. Adesso la quinta riga verrà lavorata in maniera diversa. Lavoreremo la quinta riga a punto rete, quindi io lavorerò 1 e 2 che sarà la prima maglia alta, più una catenella distanziatrice, quindi 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, salterò, vedete, una maglia alta e entro nella prossima e lavoro la mia maglia alta. Una catenella, salto una maglia alta e entro nella prossima e lavoro una maglia alta. Adesso una catenella, filo sull'uncinetto, salto sempre una maglia e nella prossima lavoro la maglia alta. In questa maniera, vedete, realizzeremo proprio come dei fori, come una rete. Una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo la maglia alta successiva ed entriamo in quella dopo. E dobbiamo proseguire così fino ad arrivare, saltiamo sempre, vedete, un punto e entriamo nel prossimo. Non dimentichiamo mai la catenella, vi raccomando, distanziatrice, che saltiamo ovviamente il punto. Ecco, vedete man mano come viene la lavorazione. Adesso andiamo a proseguire in questa maniera qui fino alla diminuzione. Io arrivo, vedete, ai 3 punti prima dello spazio. Questo punto viene sempre saltato, quindi che cosa faccio? Una catenella, vedete, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta ed entro qui. A questo punto abbiamo i 2 punti da saltare, quindi io qui non realizzo nessuna catenella, filo sull'uncinetto, salto i 2 punti ed entro nel prossimo, in questa maniera qui. Quindi qui non realizziamo nessuna catenella. Adesso una catenella, filo sull'uncinetto, salto questo punto ed entro in quello dopo. Una catenella, salto una maglia di base ed entro in quello dopo e andiamo a proseguire così fino ad arrivare dove abbiamo le 2 catenelle. Quando arrivo, vedete, qui dove ho il mio aumento, ho realizzato una maglia alta alla catenella, salto questo punto e dentro, vedete, proprio giusto nell'ultima maglia alta prima del mio aumento. Quindi mi trovo qui, vedete, in questa maniera qui ho realizzato la maglia alta, vedete, una catenella in questa maniera qui. Se faccio la catenella io in realtà qui non ho nessun punto, quindi in questo caso anche non farò la catenella, quindi lavoro la maglia alta, poi filo sull'uncinetto, all'interno lavoro una maglia alta, le 2 catenelle e di nuovo all'interno una maglia alta. E adesso filo sull'uncinetto e su quello successivo lavoro una maglia alta. Quindi avremo, vedete, 2 maglie alte qui e 2 maglie alte qui. Adesso una catenella, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta e entro nella prossima
e di nuovo una catenella, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta e dentro in quella dopo, e andiamo a proseguire così fino all'altra diminuzione. Come dall'altra parte, vedete, io arrivo dove ho la maglia alta, dovrei fare la catenella, ma qui non la faccio, salto i 2 punti, filo sull'uncinetto ed entro in quello dopo. E adesso vado a proseguire, vedete, a punto rete, quindi una catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto e entro in quello dopo. E di nuovo una catenella, salto una maglia alta e entro in quella dopo. E proseguiamo così fino ad arrivare alla fine. Quando arriviamo, vedete, alla fine, saltiamo una maglia alta, filo sull'uncinetto, andiamo sulla seconda catenella e lavoriamo la maglia alta in questa maniera qui. Vedete? Quindi controllate che avete lavorato tutti i punti, non avete saltato nessuna maglia. Quindi la realizzazione, vedete, risulterà in questa maniera qui. Adesso ritorniamo a lavorare alla stessa maniera di prima, quindi io lavoro 1 e 2 catenelle, giro il mio lavoro e adesso vedete io in ogni spazio filo sull'uncinetto, entro proprio all'interno e lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto, sulla maglia alta lavoro una maglia alta, all'interno dello spazio entro, vedete, attraverso e lavoro una maglia alta, dove ho la maglia alta, filo sull'uncinetto sulla maglia alta. E dobbiamo lavorare in questa maniera qui fino ad arrivare, vedete, alla prima diminuzione. Quando arrivo, vedete, alla prima diminuzione, filo sull'uncinetto, salto sempre queste 2 maglie, entro al centro che ho la catenella e lavoro la maglia alta. E chiaramente adesso sulla maglia alta una maglia alta, dove ho la catenella una maglia alta, e andiamo a proseguire, vedete, sempre in questa maniera fino ad arrivare all'aumento. Quando arrivo, vedete, dove ho l'aumento, io ho le 2 catenelle e ho prima delle 2 catenelle 2 maglie alte, lavoro ovviamente su queste 2 maglie alte, quindi non salto nessuna maglia alta, vi raccomando. Quindi una, le 2 maglie alte, vedete, una maglia alta su ogni maglia alta, e niente, al centro qui filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo all'interno, lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta sempre all'interno del nostro spazio. E adesso filo sull'uncinetto, abbiamo una maglia alta qui, una maglia alta qui, e dove abbiamo lo spazio entriamo e lavoriamo la maglia alta e sulla maglia alta una maglia alta. Ed ecco come sta avvenendo, vedete, il lavoro. Adesso andiamo a proseguire fino ad arrivare all'altra diminuzione. Questo sarà, vedete, il risultato dopo che abbiamo completato la riga a maglia alta, chiaramente sulla riga appunto rete. Adesso la nostra lavorazione dovrà continuare sempre alla stessa maniera, quindi lavoriamo sempre le 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro, lavoreremo delle maglie alte fino ad arrivare alla diminuzione, dove abbiamo, vedete, le 2 maglie alte centrali, queste verranno sempre saltate, quindi andremo sempre a diminuire. Arriviamo al nostro aumento, al centro dove abbiamo la maglia alta e le 2 catenelle, quindi nelle 2 catenelle in questo spazio lavoreremo sempre una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, le restanti maglie alte fino ad arrivare alla diminuzione. E di nuovo, vedete, dove abbiamo le 2 maglie alte centrali, queste 2 verranno sempre saltate, quindi diminuite, saltiamo queste 2 e lavoriamo in quella dopo. Tutta la lavorazione sarà a maglia alta. Quindi adesso vado a proseguire in questa maniera e poi vi dico quante righe ho realizzato. Come potete vedere, io ho proseguito per un totale di 16 righe a maglia alta, quindi tutte le righe a maglia alta, comprese il punto a maglia
a punto rete saranno 16 righe. Adesso andiamo a lavorare l'ultima riga a punto rete e poi ancora un'altra riga a maglia bassa. Per il punto rete lavoriamo 1, 2, che saranno la prima maglia alta, e una catenella distanziatrice. Giriamo il nostro lavoro. La catenella sostituirà, vedete, una maglia di base, quindi saltiamo una maglia ed entriamo in quella dopo e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia alta ed entriamo in quella dopo. Di nuovo una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia alta ed entriamo in quella dopo. E lavoriamo in questa maniera fino ad arrivare alla prima, vedete, diminuzione. Adesso vedete io ho una maglia alta, quindi lavoro una catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto e entro in quella dopo. Adesso guardate, io qui ho le 2 maglie alte da diminuzione, quindi non realizzo la catenella, ma filo sull'uncinetto, salto le 2 maglie dentro in quella dopo, vedete? Una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia alta e entro in quella dopo. Una catenella, salto la maglia alta ed entro in quella dopo. Ecco, vedete come risulta la lavorazione. Adesso andiamo a proseguire in questa maniera fino ad arrivare all'aumento. Quando arrivo, vedete, dove ho le 2 catenelle, vedete, ho realizzato la maglia alta. Adesso dovrei realizzare una catenella, però visto che abbiamo le 2 catenelle qui, io dove ho l'aumento, vedete, lavoro le ultime 2 a maglia alta. Quindi qui non lavoro una catenella, vedete? Quindi ho lavorato maglia alta e una catenella fino ad arrivare alle ultime 2, vedete, le prime 2 precedenti alle 2 catenelle. Lavoro le 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, entro all'interno, lavoro la maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. E adesso vedete, le prossime 2 lavoriamo alla stessa maniera, quindi lavoro la prima maglia alta e lavoro anche la seconda. Adesso iniziamo di nuovo il punto rete, quindi una catenella, salto la maglia alta, entro nella prossima e di nuovo salto una catenella, salto la maglia alta e lavoro la maglia alta sulla maglia alta. Quindi adesso andiamo a proseguire lavorando una maglia alta, una catenella, saltiamo la maglia alta fino ad arrivare alla diminuzione. Arriviamo, vedete, dove abbiamo la diminuzione delle 2 maglie alte, saltiamo le 2 maglie alte e andiamo a completare la lavorazione. Quindi una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo la maglia alta, entriamo nel prossimo, catenella, saltiamo una maglia alta, entriamo nel prossimo, catenella, saltiamo, vedete, sempre la maglia alta e a questo punto una catenella, filo sull'uncinetto, vedete, sulla seconda catenella lavoriamo l'ultima maglia alta in questa maniera qui. Ecco qua, vedete? Adesso io vado a completare con un giro di maglia bassa. Quindi cosa faccio? Giro il mio lavoro, vedete, non faccio nessuna catenella, entro subito nel punto e lavoro la prima maglia bassa. Adesso dove ho la catenella, vedete, entro nello spazio e lavoro una maglia bassa. Dove ho la maglia alta, entro all'interno e lavoro una maglia bassa. Dove ho lo spazio, entro all'interno e lavoro una maglia bassa. Maglia alta, lavoro una maglia bassa all'interno. Dove ho lo spazio, entro all'interno, vedete, lavoro una maglia bassa in questa maniera qui, vedete? Adesso qui ho la maglia alta, entro e lavoro una maglia bassa. Dove ho lo spazio, da una catenella lavoro, vedete, una maglia bassa. Dove abbiamo, vedete, la diminuzione, entriamo nello spazio, quindi saltiamo sempre le 2 maglie alte, entriamo nello spazio e lavoriamo una maglia bassa.
e andiamo a proseguire. Vedete, quindi nello spazio, maglia bassa, dove abbiamo la maglia alta, e andiamo a proseguire in questa maniera. Quando arriveremo, vedete, dove abbiamo l'aumento, vi faccio vedere come dobbiamo lavorare. Quando arrivo, vedete, dove ho l'aumento, all'interno dell'archetto lavoro 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse e poi una maglia bassa in ogni punto. Ovviamente adesso andiamo a lavorare alla stessa maniera per tutta la riga, quindi sulla maglia alta lavoriamo una maglia bassa, al centro lavoriamo una maglia bassa, quindi sia sulle catenelle che sulla maglia alta lavoriamo una maglia bassa. Quando vedete arriveremo alla diminuzione salteremo sempre le 2 maglie alte, quindi andate a proseguire fino alla fine. A questo punto vedete la nostra lavorazione è terminata. Ovviamente il lavoro dovrà essere capovolto in questa maniera, vedete? Quindi noi lavoriamo praticamente dal lato inferiore, ma la posizione giusta, vedete, del corpetto è questa qui, ok? Adesso andiamo a realizzare lo stesso corpetto praticamente identico, quindi ne dobbiamo avere 2 identici. A questo punto, vedete, non facciamo altro che sovrapporre le 2 parti, le sovrapponiamo in modo da andarle a cucire insieme. Adesso vedete, noi dobbiamo andare a cucire solo i laterali, quindi i 2 laterali del nostro top, sia a destra, io qua vedete ho già cucito in questa maniera. Adesso vi faccio vedere. Allora, io qui ho ancora, vedete, il filo attaccato, ok? Quindi lasciate un po' di filo abbondante da entrambe, insomma. Siccome per ogni pezzo ci sono voluti 50 grammi, io alla fine non taglio il filo, quindi lo lascio così. Adesso guardate, io entro praticamente nella maglia bassa, vedete, da questo lato, così, e prendo il filo di fronte in questa maniera, vedete, guardate, e lo tiro verso di me così. Adesso entro nello spazio, noi qui abbiamo, vedete, dello spazio della maglia alta, prendendo anche quella frontale, e lavoro 1, 2, e 3 maglie alte, 3 maglie basse, scusate. Adesso vedete, qui ho la maglia alta, di fronte ho comunque una maglia alta, quindi io entro in questo spazio della maglia alta, in quello frontale, e lavoro all'interno, vedete, dello spazio, quindi nella mia e in quella frontale, quindi non vi confondete, andate a vedere che prendete bene lo spazio, e anche qui lavoriamo 1, 2, e poi man mano che lavoriamo ci dobbiamo rendere conto, vedete, qui bastano 2, io adesso entro nell'altra maglia alta e poi in quella frontale, e qui lavoro 1, 2 e 3 e 3 maglie basse, e di nuovo, vedete, entro nella maglia alta attraverso e in quella frontale e inizio di nuovo 1, 2 e 3 maglie basse. Vedete, stiamo cucendo man mano, vedete che lavoriamo, stendiamo la lavorazione, vi raccomando, e di nuovo vedete qui ho la maglia alta e prendo anche quella frontale, e di nuovo 1, 2 e 3 maglie alte, e di nuovo in quest'altra 1, 2 e 3 maglie alte, e dobbiamo fare così, vedete, per tutta la lavorazione. E 3 anche qui, quindi rendetevi conto man mano che lavorate. Di nuovo, vedete, qui arrivo, stendete sempre la lavorazione mentre cucite, e anche qui, quindi la cucitura è abbastanza semplice,
vedete? Quindi andate a proseguire fino alla fine. Quando arrivo, vedete, alla fine, io qui ho messo un marcapunti per fissare bene il primo punto, vedete, entro in quello che è il primo punto basso e poi in quello frontale, vedete, qui ho la codina e qui lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Se poi vogliamo proprio chiudere la lavorazione, possiamo anche chiudere, vedete, a maglia bassissima, così da chiudere proprio la lavorazione. Ovviamente io il restante filo, così, vedete, che ho proprio chiuso, vedete, ho finito di lavorare. Ovviamente il filo è troppo in questo caso e vado a tagliare giusto una codina e poi andrò a nascondere. Quindi vedete, la lavorazione è terminata. Ovviamente andiamo a nascondere le codine. Dobbiamo capovolgere il nostro top, che ovviamente la lavorazione dritta sarà questa. Andiamo a nascondere anche il resto dei fili dopo, vedete, ecco qua, e questo sarà il nostro top. Ecco qui, questa sarà la parte ovviamente inferiore e questa la parte superiore. Adesso dobbiamo andare a realizzare delle bretelline ovviamente per il nostro top. Adesso vedete, io vado a realizzare delle bretelline di circa 25 centimetri. Ovviamente voi, se avete dei dubbi, andate a prendere la misura. Mi aggancio, vedete, al centro, quindi della punta, in questa maniera qui, con il filo, e vado a realizzare un totale di 43 catenelle, che nel mio caso, come vi dicevo, sono circa 25 centimetri. Quindi realizzo un totale di 43 catenelle. Una volta, vedete, che abbiamo lavorato le nostre 43 catenelle, giriamo il nostro lavoro, stendiamo bene, vedete, la catenella, in modo che andiamo ad agganciarla così, vedete, giriamo così e l'agganciamo, vedete, dall'altro lato, quindi dal lato frontale, che sarà il nostro dietro. Quindi la raddrizziamo, ovviamente il filo mettetelo in modo che poi lo potete prendere. Ecco qui, quindi mi aggancio sempre al centro, vedete, della maglia che ho qui e lavoro ovviamente una maglia bassissima così. Adesso che cosa facciamo? Qui abbiamo, vedete, la catenella, entriamo in ogni catenella, carichiamo il filo e lavoriamo una maglia bassissima. Di nuovo, vedete, entriamo nella catenella subito dopo, carichiamo il filo e chiudiamo subito a maglia bassissima. Entriamo di nuovo nella prossima e facciamo la stessa cosa, vedete, per ogni catenella. Entriamo. Ovviamente quando prendete la misura della catenella distesa, altrimenti sarà troppo larga. Per chi ha dei dubbi sulla bretellina, ovviamente può anche realizzare 2 catenelle sia a destra sia sul davanti che sul dietro e poi creare un nodino quando le va a chiudere, se ha dei dubbi. Quindi adesso andiamo a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo, vedete, alla fine della catenella, entriamo dove ci siamo agganciate, quindi così, vedete, carichiamo il filo e anche qui chiudiamo, vedete, a maglia bassissima. Tagliamo un po' di filo, tiriamo in questa maniera qui e da dietro, vedete, io tiro il filo e lo porto, vedete, dal davanti lo porto sul dietro e vado a fare la stessa cosa con questo filino qui, vedete, lo vado a prendere e a riportare indietro anche questo all'interno del lavoro. Lo porto all'interno del lavoro, faccio un nodino e poi vado a nascondere ovviamente il filo all'interno. Fatto questo, vedete, il top ovviamente è terminato. Adesso io per abbellire vado a tagliare delle strisce, in preciso taglierò 4 strisce da 15 centimetri e le andrò a posizionare, vedete, all'interno dei fori sottostanti, quindi in questa maniera. Inizio dal centro, prendo i 4 fili in questa maniera, vedete, è abbastanza semplice, e vado ovviamente a creare
dei nodini, così, in questa maniera, in modo da creare delle frange. E faremo questo, ovviamente, per tutti i fori. Quindi in tutti i fori, vedete, carichiamo sempre con l'uncinetto in questa maniera e andiamo a posizionare le nostre frange. Ovviamente questo è opzionale, per chi non preferisce le frange può lasciare ovviamente il top così. Quindi adesso vado a posizionare per tutta la larghezza del mio top queste frange da 15 cm, quindi 4 frange per ogni foro. Una volta che abbiamo posizionato tutte le nostre frange intorno al nostro top, il lavoro è terminato. Io vi ringrazio per aver visto il tutorial e vi saluto rimandandovi a uno dei prossimi tutorial.